Ciao ragazzi e benvenuti alla Dakar 2023. Siamo infatti qui oggi al Paul Ricard non solo per l'imbarco dei mezzi, ma anche per le verifiche tecniche e amministrative. Venite con noi per scoprire come funziona. Ok, ora con questo cartoncino andiamo a fare le verifiche amministrative. Terminate queste prime verifiche amministrative, abbastanza leggere, essenzialmente ci hanno controllato i documenti della moto e la packing list per l'export e poi l'import in Saudi Arabia. Ora andiamo verso le verifiche tecniche. E prima delle verifiche tecniche preparo la mia cassa numero 73 che anche quest'anno mi accompagnerà. Rispetto all'anno scorso l'ho un pochino rivista con l'aiuto dell'amico Tullio che mi ha seguito quest'anno. Ho portato ancora meno cose, visto che poi alla fine quando sei là serve solo l'essenziale. Una cassetta dedicata ai filtri aria, quindi solo 15 filtri aria per le tappe, niente di più, molto leggera. Un'altra cassa contenente tutti quelli che sono gli attrezzi, quindi di sostanza chiavi fisse e pappagallo, cacciavite, tester. Tullio mi ha detto che va bene così, che tanto poi quando cerco le cose le trovo tutte, quindi mi fido dell'esperienza del maestro. Poi sotto invece abbiamo un pochino quelli che sono i ricambi. In questa cassa filtri olio, viteria, diciamo roba elettriche, cuffie per i filtri aria, scotch e pastiglie, quindi anche qui organizzati abbastanza bene. Filtri olio, qui tutta la viteria, le pastiglie, relè, raccordi benzina e poi infine un po' di cosettine elettriche, scotch, cavi, quello che può servire un po' nelle rogne elettriche. Infine l'ultima cassa contenente la trasmissione completa per la tappa di riposo, quindi corona, una frizione, pattino scorricatena, un po' di tubi, diciamo i ricambi più pensati per la tappa di riposo. Come vedete poche cose, tutto molto essenziale. Infine qualche lubrificante Motorex e la fidata cassetta dei ferri con un po' tutte le bussole e quello che può servire. Siamo ora alle verifiche tecniche dove i ragazzi stanno provando a verificare tutte le connessioni e le alimentazioni sia dell'Iritrack che del nostro dispositivo di navigazione, l'RTF. Ora verifiche tecniche per la Piera, dopo aver punzonato airbag, camelbag e controllato le cartucce, ora si passa alle punzonature della moto, quindi motore, telaio, siamo già alla Dakar. Came to see my new girl. Your new girl? Yeah. She's really nice. Really nice. Italian bike with an Italian guy.
dopo aver completato le verifiche tecniche con le punzonature, vi porto a scoprire la mia biera nel dettaglio. Ovviamente di base sapete che è una XF 450 Rally Factory, ma sono andato ad apportare alcune piccole modifiche per cucirmela più addosso, ma soprattutto per sposarsi meglio la mia categoria, che è quella della Malmoto. Partendo dalla parte anteriore ho montato un cerchio Excel A60, che è una serie limitata, un pochino più pesante però più robusta. Infatti, potendo punzonare solo 2 coppie di ruote, con questo cerchio sono sicuro di avere un pochino più di affidabilità, anche quando magari guido un pochino più da maiale nelle pietre. Gomme Dunlop e N91 all'anteriore e D908 RR al posteriore, entrambe montate con Moose Balls di Mr. Wolf, 26 pezzi all'anteriore e 22 pezzi al posteriore. Passando poi alla torretta, ovviamente sono andato a montare tutte quelle che sono le strumentazioni che servono qui a Dakar. La moto è già predisposta, quindi la torretta è già pronta per ospitare sia l'Iritrack sia le RTF, quindi tutti gli strumenti. Alcuna piccola chicca: sono andato a montare una pinza e 2 cartucce di ricambio dell'airbag attorno alla torretta, giusto per averle sempre per le evenienze. Scorrendo poi indietro ho montato una borsa Giant Loop dove andrò a inserire una GoPro un po' illegale, ma questo non lo diciamo, e passiamo poi a una sella Seat Concept bella morbida e un pochino più larga per risparmiare un po' le chiappe durante i lunghi trasferimenti. Frizione Recluse Torque Drive manuale, pedane Septar meno 10, quindi un pochino più basse, un pochino più arretrate per la mia postura, diciamo per la mia altezza. E passando poi al posteriore concludo con l'over suspension, che è un mass damper che ho trovato molto utile per l'utilizzo realistico, che diciamo è una massa che va in controfase all'estensione della ruota. In parole povere, ho molta più trazione e soprattutto molto più prevedibilità della sospensione, dei movimenti del posteriore della moto. Sospensioni diciamo standard, quindi ho mantenuto le 2 Kayaba di serie, sono andato a cambiare le tenute con delle tenute SKF e a montare delle molle un pochino più sostenute, ahimè, per la mia pancetta. Per il resto la moto è completamente di serie e mi sono trovato davvero benissimo, quindi ho mantenuto tutto esattamente uguale e non vedo l'ora di affrontare questa nuova Dakar in sella alla mia Fanti. La Piera è pronta per essere imbarcata verso l'Arabia Saudita, manca infatti meno di un mese per questo attesissimo appuntamento, la Dakar 2023. Vi ricordo che abbiamo attivato una nuova campagna Kickstarter per sostenere il progetto Rally Pop, quindi se potete, se volete, donateci un piccolo pezzo di voi e vi porteremo con noi sulla nostra cassa. Dico nostra perché ormai siamo una grande famiglia in questa nuova avventura. Grazie e ci vediamo il 28 dicembre a Jambu, allo Sea Camp. Ciao!